Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, per presentarvi un archetipo nel Pauper, portando sul nostro canale una lista del deck builder Matteo Beretta, che, nel circuito della Lega Pauper Martesana, ha avuto modo di sperimentare una variante di un archetipo molto presente nel formato. Il merito di questa variante nei colori Esper deriva principalmente dal downgrade di una carta, All That Glitters, che ha fatto parlare molto di sé, sin dai suoi primi spoiler, in seno al set Commander Legend, che ha reso fruibile nel formato diverse carte da potenziale elevato. E capite bene che anche una sola carta introdotta in un archetipo che fa dell'aggressività e della resilienza il suo punto di forza, arriva a rendere ancora più incisivo ogni singolo strumento per imprimere velocità alla nostra azione. Questa volta vi parleremo di Esper Affinity. Se la versione classica di Affinity ha un comparto creature di tutto rispetto, anche in questo archetipo i capisaldi, che rendono grande questa meccanica, con 4 Frogmite e 4 Mirror Enforcer, restano invariati, perché continuano a offrirci un piano solido e una rapidità di far esplodere il campo di pezzi sempre invidiabile. Anche l'ormai consolidato Kenku Artificer, qui in 2 pair, abbinato alle terre artefatto indistruttibili, resta un caposaldo irrinunciabile anche in questa versione dell'archetipo, ma da questo punto in poi le cose si fanno decisamente più interessanti. Iniziamo con le novità con ben 4 Glades Fiend, carta che all'apparenza appare poco incisiva, ma abbinata a All the Glitters diventa enorme in fretta, oltre ad essere evasiva, il che non guasta certo per le nostre combat, che è meglio che siano letali il prima possibile. Un'altra scelta che punta sull'evasività e non solo è Gingerbrut in 1 pair, che in determinati spot può riuscire a intrufolarsi tra le linee nemiche, senza contare che è rapido, ed è un artefatto, quindi un candidato perfetto per la nostra aura fresca di downgrade. In questa sezione resta ancora spazio per un Iliod's Pilgrim, utile a trovare un'aura tra quelle presenti tra le 60, prediligendo ovviamente gli All the Glitters, ma non solo, come vedremo nel proseguo di questa disamina. Se il comparto creature ricalca in buona sostanza il potenziale degli archetipi Affinity, pur con qualche differenza specifica dipesa dalla nostra aura con gli steroidi, le magie che andremo a sfruttare prendono il meglio dei mondi possibili a tema artefatti. Fondamentale sarà fare il veglio e cosa c'è di meglio nel formato povero di Deadly Dispute e Tuggast, entrambi ovviamente in 4 pair, per spingere sull'acceleratore in un archetipo che tende a svuotarsi la mano alla velocità della luce, traendo vantaggio da tutti i nostri preziosi artefatti. C'è però un'ulteriore aggiunta che punta a migliorare la resa delle nostre creature incantate, Blacksmith Skill in 3 pair, che funge da protezione, oltre che da pump effect, per tutti i bersagli potenziali delle nostre aure, che rischiano di farci subire degli 1-2 imbarazzanti. Alla fine siamo un archetipo Affinity con qualche tech differente, ma la sostanza, il telaio, resta quello immenso che ha sempre mantenuto nonostante i ban questa tipologia di mazzi sempre ai vertici del formato, e anche questa sezione del mazzo riserva poche sorprese. In primis attraverso le Icor Wellspring in 3 pair, che fungono da bersaglio perfetto per i Deadly Dispute, offrendoci un vantaggio carte imbarazzante, perfetto per sostenere un'azione aggressiva tra i tavoli del formato. Visto il piano del mazzo che fonda sulle creature e le combat come chiusure, sono d'obbligo le Blood Fountain in 4 pair, per ridare benzina alla nostra azione, recuperando ben 2 creature nel late game, così da permetterci ripartenze immediate grazie ai costi ridotti dei vari pezzi a disposizione. C'è però un'ulteriore carta inedita, almeno nelle liste classiche dell'archetipo, con 2 Wedding Invitation, che sono pronte a rendere un nostro bittante evasivo, un plus, con un piano di gioco basato sulle aure, sempre intelligente, senza contare che si tratta di ulteriori artefatti da schierare nella conta di quelli in campo. Fin qui, a parte qualche peculiarità, non siamo molto distanti dagli stilemi degli archetipi Affinity, ma in questa sezione che si apprezzano le differenze fin qui inserite tra le 60, provando a spingere ancora di più sull'acceleratore dei danni. Ed eccoci ai 4 All the Glitters, citati sin dall'inizio di questo primer, motivo per questa variazione a tema Affinity, che si beneficia enormemente di questa aura che sarà capace di pompare di molto la creatura incantata, da qui il motivo di alcune scelte specifiche per valorizzarne l'efficacia. E visto che abbiamo anche qualche tech per trovare questa tipologia di carte, con un Vampiri Link proviamo ad avere anche il legame vitale sulla nostra creatura per risolvere i mazzi aggressivi, rimettendoci in carreggiata nel caso subissimo qualche attacco di troppo prima del previsto. Con un impianto che cambia nella sostanza solo pochi paradigmi di un archetipo consolidato e che rivede il game plan solo per pochi aspetti, siamo di fronte a un mazzo che fa degli artefatti la sua spina dorsale, con una mana base che dovrà solo adattarsi ai nuovi colori introdotti.
La base resta quella delle terre indistruttibili, con 3 Gold Mine Bridge, 3 Mistvault Bridge e 2 Razortide Bridge, per fornire il bianco per le nuove carte, mantenendo funzionale l'utilizzo dei Kenku Artificer, che beneficiano moltissimo di queste nuove aggiunte nel formato. Il resto si appoggia alle terre artefatto tradizionali, con 4 Ancient Den, 3 Sin of the Synod e 4 Volo Whispers, bilanciando la fame di mana colorato l'esigenza di avere la conta di artefatti in campo elevata, con la velocità, per fonti stappate nei primi turni dove dobbiamo azzannare alla gola l'avversario. Se la color pie nei fatti è virata lasciando il rosso per il bianco nella mainboard, Decide sembra ignorare completamente il nuovo colore, puntando esclusivamente sugli altri due, coprendo comunque le vecchie e le nuove esigenze di questo archetipo. In un meta in cui il rosso tiene banco non possono mancare 4 Blue Elemental Blast, specifici per domare questo tipo di avversari, soprattutto per rallentarli quanto basta per arrivare a imporre il nostro gioco fatto di bittanti gonfiati a dovere. Per un'azione di contrasto mirata, con 3 Dures e 2 Chainless Edict, andiamo a minare le situazioni in cui scartine ed elementi di sacrificio saranno vincenti, con questi slot flessibili che possono entrare nel G2 contro avversari anche molto diversi tra loro. Per proteggere al meglio il nostro gameplay, che punta a incartare una creatura rendendola una finisher, ci doteremo di un Negate e 3 Turn Aside, questi ultimi specifici per proteggere un pezzo chiave, evitando di mandare a vuoto le nostre preziose aure. Chiudiamo col più classico degli strumenti per esiliare cimiteri problematici con 2 Nihil Spellbomb, che andrà ad esiliare solo il cimitero del nemico, visto che il nostro potrebbe al momento giusto diventare strategico con le Blood Fountain da sfruttare al momento opportuno. Se con l'arrivo degli Old Glitter si è ipotizzata un'esplosione di affinity nel formato povero, in realtà il meta ha assorbito piuttosto bene la nuova carta e in fin dei conti non si è neppure trovata la vera dimensione, il giusto setup per sfruttare al meglio questa aurea. Alcuni stanno sperimentando delle varianti con solo 2 colori, rimanendo su quelli Azorius, cercando di massimizzare la velocità con una mana base più snella. Altri siano rimasti fedeli alla versione tradizionale, snobbando questa nuova carta. È difficile quindi capire se questo archetipo o qualche sua variante riuscirà a imporsi nel formato odierno, ma chissà che gli sforzi del team che ruota attorno alla Lega Pauper Martesana non riesca a mettere maggiormente in luce questa o altre perle del panorama di questo sempre variopinto formato povero. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.